Ciao a tutti, pace e illuminazioni, come state? Questa è stata una settimana un po' particolare. C'è stata la Pasqua, c'è stata Pasquetta, Pasquetta abbiamo perso Papa Francesco, il capo della Chiesa Cattolica nel mondo, e quindi c'è un grande fermento, anche o soprattutto nel nostro paese. Staremo a vedere come la Chiesa decide di proseguire il suo cammino. Di certo è stato un uomo che con i mezzi che aveva, perché non credo che il Papa abbia questo grande potere che tutti credono, no? Comunque con i mezzi che aveva ha cercato di cambiare le cose. Io ho voluto comunque ricordarlo nel mio servizio della mattina, nel mio gonglio mattina, perché ritengo che sia importante sempre onorare chi ci prova. E questo mi dà modo di entrare nell'argomento di oggi. Spesso, quando parlo di Dharma, mi accorgo che molti dicono: va bene, ma se questo insegnamento lo conosco già, andiamo avanti, portami da un'altra parte, parlami di qualche cos'altro che non conosco. Ecco, questo è l'atteggiamento che ti impedisce di crescere. Perché? Perché già dicendo questo dimostri chiaramente di non conoscere quell'insegnamento, qualsiasi sia l'insegnamento che ti trovi di fronte, perché se lo conoscessi lo considereresti un dono. E chi è che rifiuta un dono dicendo no, questo qui te lo tieni tu perché ce l'ho già? Puoi farlo, ma insomma voglio dire, sei più cinghiale, mi stai incastrato il palato, che uomo, capisci? Gli insegnamenti non sono difficili da capire. Gli insegnamenti, come ho già avuto modo di dire, è difficile metterli in pratica. Se tu dici no, questo insegnamento già lo conosco, andiamo oltre, puoi conoscere quell'insegnamento ma non conosci come metterlo in pratica. Perché se conoscessi come metterlo in pratica, allora sapresti apprezzare ogni volta che lo ascolti, perché noi, essendo creature in continua evoluzione, non siamo mai gli stessi. Di conseguenza, quando tu ascolti un insegnamento, l'ascolti per come sei in quel momento anche storico. E quindi ti capita di comprendere cose diverse che messe tutte insieme ti permettono poi nella tua vita di praticare quell'insegnamento. Perché l'importante, come ti dicevo, è praticarli, gli insegnamenti. Perché se non li pratichi, gli insegnamenti rimangono soltanto nei libri, i libri, se non li prendi, non li sfogli, non studi, non leggi, rimangono lì a prendere polvere sulla libreria. Quindi è importante ogni volta che quando tu ascolti un insegnamento ti dica proprio a te stesso: sì, fammi sentire adesso che cosa capisco. Perché vedi, se bastasse solo una volta, se bastassero soltanto 2 o 3 volte, tu potresti leggere il Sutra del Loto 1, 2 o 3 volte, tu conosceresti già il Sutra del Loto. Mentre invece non è così. Il Sutra del Loto, così come tutti i sutra, sono divisi in due, no? Una parte in prosa, l'altra parte in versi. Perché la parte in versi? Perché la parte in versi aiutava i monaci, i credenti anche, a ricordare gli insegnamenti e a continuare a ripeterseli, in modo che questi insegnamenti piano piano entrassero nel loro vissuto, nel loro vivere quotidiano. Leggere, ricordati, è bello, ma è molto meglio rileggere.
Perché quando tu rileggi hai già maturato ciò che hai letto e rileggendo completi il tutto. Quante volte ti succede o ti sarà successo che rivedendo un film che hai già visto noti determinate cose che ti colpiscano? Perché noi non siamo creature perfette e per quello che pratichiamo abbiamo bisogno di allenamento. Ecco perché pratica. Non lo fai solo una volta, no? La fai varie volte. Però del gong non dice, beh, questo l'ho già fatto ieri, l'ho già fatto prima, l'ho già fatto stamattina, quindi è inutile che lo faccia anche stasera. Andiamo oltre. Capisci? Io credo che alla base di tutto questo ci sia la mancanza di umiltà, mettiamola così, la mancanza di consapevolezza di ciò che siamo, del punto in cui siamo, del nostro valore. O ci vediamo troppo grandi o ci vediamo troppo piccoli. Non abbiamo la percezione della realtà, perché la realtà sembra spaventarci. Ecco perché molti credenti praticano per cambiare la loro realtà, quando è proprio attraverso la realtà che noi comprendiamo e abbiamo la possibilità di praticare l'insegnamento del Buddha. Soltanto attraverso ciò che noi viviamo abbiamo la percezione di che punto siamo del percorso. Se tu fai un viaggio a seconda del paesaggio capisci dove sei nel percorso. E così è per la nostra vita. Quindi ogni volta che tu ascolti un insegnamento, ascoltilo come se fosse, sforzati, come se fosse la prima volta, perché tu non sei più come eri quando l'hai ascoltato la prima volta. Questo ti permette anche di coltivare l'entusiasmo nella pratica. Quando due credenti di Nicene si incontrano, ciao Massimo, ciao Alfonso, come stai? Io pratico da 20 anni, io pratico da 10, io pratico da 8, io pratico da 7. La prima cosa è dire da quanto tempo praticano. Questo che cosa mette in evidenza? L'insicurezza. Perché l'insicurezza? Perché tu dicendo pratico da 20 anni vuoi dici al tuo interlocutore, guarda che non sono un frillo, io le cose, insomma, non sono 2 giorni che vedo che ballo questo ballo, hai capito? Quindi, cioè, voglio dire, io sono, perché fai questo? Perché se non lo dici vuol dire che non si vede. Ma se non si vede, vuol dire che nel tuo comportamento, nel tuo vissuto, non ci sono tutti quegli anni di pratica che tu sbandieri, perché altrimenti non avresti ragione di sbandierarli. Ogni volta è così, sia quando ti parlano, sia quando ti scrivono. Mai ricevuto una mail di una persona che non mi dicesse da quanto tempo pratica. E all'inizio, quindi, cioè, è il manifesto. Partiamo così. Dato questo, almeno tu sai che questo può essere anche un bene, capisci? Perché io magari sapendo da quanto tempo tu pratichi, mi rivolgo a te di conseguenza. Quindi do per scontato determinate cose
perché tu è tanto tempo che pratichi, di conseguenza tu devi conoscere queste cose qua. E ti parlo di altre. Ma se poi nel contenuto della lettera o del discorso vedo che ti mancano le basi della pratica, allora lì, allora lì mi sale la tristezza, perché mi rendo conto che non è mai bello perdere del tempo. Ed è importante non perderlo, perché se continui a perdere tempo vuol dire che tu non riesci ad apprezzare il bello della vita, ma non il bello della vita, la vita in se stessa. Perché la vita è bella comunque, sia che quando è in bianco e nero che quando è a colori, perché dal bianco e nero nascano i colori. Prima c'è il bianco e nero, poi il colore, capisci? E poi chi lo può dire che ciò che tu stai vivendo o hai vissuto è un male, è stato un male, un bene? Quante volte lo vediamo? Quindi fai bene attenzione. Spesso io ricevo commenti che mi rendo conto che non hanno visto i video precedenti. Allora io dico, perché non li hai visti? Se ti interessa, se davvero vuoi approfondire, vattene a vedere, no? Se davvero vuoi fare un percorso, vattela a vedere. Qui non siamo al bar. Questo canale non è bar del Sutra del Loto, è la via del Sutra del Loto. No? Quindi siamo qui per ragionarci, per meditarci su alcuni insegnamenti e per fare in modo che questi diventino, come si dice, non lo so, i nostri. Per fare in modo di trovarceli nella nostra vita di tutti i giorni, perché altrimenti che cosa ti metti lì a praticare, capisci? Dormi un'ora in più alla mattina, sei più tranquilla la sera perché non hai l'assillo, devo praticare, e sei più tranquillo, no? Cioè, visto che più andiamo avanti, più diventiamo pragmatici, cerchiamo di essere anche in quello, no? Visto che pratichiamo, facciamo in modo che questa pratica che svolgiamo ci faccia diventare persone migliori, perché se non ci cambia o addirittura ci fa diventare persone peggiori, che cosa lo facciamo a fare? Ciao a tutti, pace e illuminazione.